Giovedì 5 settembre, buongiorno a tutti, buongiorno amici. No, non sono in pigiama, ho la maglia di Call of Duty, una mia passione, magari qualcuno la condivide con me verso questo videogame. Venendo alle cose serie, venendo al concreto, ieri è stato l'Emre Can Day, dalle parole in mattinata rilasciate dal ritiro tedesco di Amburgo, parole forti ovviamente riguardanti l'esclusione dalla UEFA Champions League, dalla lista, quella ovviamente per quanto concerne la fase a gironi, parole che hanno fatto il giro del mondo. E poi, sempre nel pomeriggio di ieri, c'è stata, se vogliamo, una pezza mediatica, quindi Emre Can ha abbassato / corretto il tiro, dicendo sarò sempre grato alla Juve, ora non dirò più nulla su questo argomento e farò parlare il campo, che credo che poi sia sempre la cosa migliore, no, per questi professionisti, anche se, come ho fatto notare ieri attraverso i miei social, onestamente io la delusione di Emre Can l'ho compresa, perché con tutto il rispetto non è che dalla lista UEFA Champions League siano stati esclusi Jean-Alain Bonsong di turno o Sande Olise, bensì Emre Can, un giocatore che, seppur con diversi problemi fisici nella passata stagione, quando è stato chiamato in causa, soprattutto in Champions League, ha fatto vedere di che pasta è fatto. Ogni riferimento alla remontada ottenuta contro l'Atletico Madrid è puramente voluto, ovviamente, una remontada trascinata da una serata magnifica targata Cristiano Ronaldo. Però che Emre Can sia deluso dal dover vedere la Champions League seduto comodamente dal divano, almeno queste prime 6 partite, credo che sia una non notizia. Sarebbe stato clamoroso il contrario, soprattutto per un giocatore che è importantissimo, un giocatore che ha 25 anni, in classe 94, nel pieno della maturità calcistica, quindi è un'esclusione che ha fatto rumore da noi, ma anche poi nel ritiro tedesco, perché la prima domanda che hanno fatto i colleghi teutonici ed Emre Can è stata proprio quella rivolta a questa bocciatura parzialmente tale, se vogliamo definirla, della Juventus nei riguardi del suo centrocampista. Ora però si aprono diversi scenari. Io su Gol ho fatto un articolo analizzando possibili sviluppi a gennaio, non potrebbe essere altrimenti, perché Emre Can ora, al netto del suo messaggio di ieri e al netto di questa esclusione, dovrà quantomeno attivare attraverso il suo entourage un lavoro diplomatico per arrivare o alla permanenza oppure per concretizzare un addio che a questo punto non sarebbe neanche più tanto clamoroso. Emre Can a gennaio può rivelarsi un'opportunità importante per tante squadre, considerando anche come cambiata la regola, perché anche se avesse fatto la Champions League avrebbe potuto poi essere inserito nella lista successiva. Quindi è un giocatore che fa gol a tante squadre, e non è un caso, per esempio, che come ha detto lo stesso Emre Can, come avevamo riportato anche umilmente noi sulle colonne di gol, il Paris Saint-Germain ci abbia fatto più di un pensierino. Però ora non occorre andare oltre con l'immaginazione, oltre con le fantasie, perché onestamente, affidandoci anche al rettangolo di gioco, è vero che Emre Can non era entrato al Tardini, al posto di Sami Khedira gli venne messo Adrien Rabiot al suo debutto ufficiale come addirittura mezzodestra, forse quello era un campanello d'allarme, però poi qualche minuto l'ha rimediato Emre Can contro il Napoli, onestamente non entrando bene. Non è che sia entrato lui e la Juventus abbia subito 3 gol, sì, questa è la cronaca, però mi sembra che il suo apporto contro formazione partenopea non sia stato sufficiente, evidentemente era anche un po' distratto da queste chiacchiere di mercato. C'è uno scenario, quindi vedremo cosa accadrà per quanto concerne il calcio giocato, a partire già dalla trasferta di Firenze, dove Emre Can, lo ben sapete, voi lo sapete benissimo, dopo Firenze ci sarà il debutto in Champions League stagionale Juventus contro l'Atletico Madrid, quindi il tedesco potrebbe rivelarsi una risorsa utilissima, a questo punto concentrata ed usata esclusivamente sulla manifestazione corrente, sulla Serie A. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vedete un Emre Can che riuscirà a cambiare le gerarchie, quindi a essere inserito successivamente nella seconda lista Champions League, o se invece pensate che queste dichiarazioni facciano parte di una facciata e che quindi sia proiettato invece all'addio dopo, se dovesse andare via a gennaio, 1 anno e mezzo di Juve.
Io credo che non si debba dare nulla per scontato, perché ne abbiamo già visti di tutti i colori, Lichtsteiner che non veniva inserito in lista Champions, a cui veniva negato il passaggio all'Inter negli ultimi minuti del mercato d'agosto, che sembrava costantemente in rottura e che invece poi incredibilmente riusciva a consolidare la sua longevità alla Juve. Quindi attendo il vostro commento, io onestamente faccio fatica ad esprimermi, anche perché la Juventus credo che provenga dal